Oggi uno di quei video importantissimi, non solo per il canale ma anche per me, perché è proprio dietro a questi video che io credo sia nata la necessità per me e anche l'urgenza di creare un canale YouTube. In generale per trovare tutto quello che io ho sempre desiderato e che non trovando ho deciso di fare io. Cosa faremo oggi? Oggi cercherò di spiegarvi come ho scritto un saggio durante gli anni della magistrale a Bologna. Io ho studiato lingue e letterature, saggio che non solo mi ha permesso di ottenere un ottimo voto, l'avete letto anche nel titolo, un 30 lode, ma che fu citato anche dalla mia professoressa l'anno successivo, nel momento in cui avvertì tutti coloro che avrebbero seguito il corso che la prova finale sarebbe stato un saggio. Quindi un saggio che non solo era da un punto di vista tecnico penso perfetto, ma addirittura un po' iconico al punto tale da rimanere in testa alla mia prof. Questo è quello che cerco sempre di fare io e ora cercherò di spiegarvi come ho fatto. Prima di tutto, come sempre, vi rimando a qualche lettura che però non è il solito libro magari su come scrivere un saggio, ma qualcosa di ben diverso, perché anche quello che cerco di fare io sempre con i miei saggi è restituire un po' di quella che è la mia più grande passione, ovvero la letteratura sotto forma di poesia e romanzo, perché sì, ovviamente poi uno studiando, ma poi anche appassionandosi molto, inizia anche a leggere saggi, ma in generale a me quello che piace è la poesia, è la narrazione, e quindi anche i libri che ho letto io per così affilare il mio stile sono di questo tipo. Quindi i primi due libri che per me sono stati veramente due gemme preziose e dalla quale ho rubato tutto quello che so sullo scrivere saggio sono i Diari minimi di Umberto Eco. Il primo Diario minimo e il secondo. Libri che vi consiglio assolutamente. Non vi spiego niente nello specifico, andate a cercare e poi vi informerete da soli. Altro tipo di libri che potete leggere sono i saggi di Borges che ovviamente raggiungono lo step successivo perché oltre a essere di nuovo perfetti tecnicamente hanno quell'acume, quell'immaginazione che rende ogni saggio un'esperienza di lettura unica. Quindi trovate qui. Ovviamente l'edizione che vi ho fatto rivedere di Borges è la stessa che vedete qui, ovvero quella dei Meridiani. Ci sono anche poeti, appunto, se volete provare a scrivere dei saggi un po' più diversi, che hanno scritto anche dei saggi, come per esempio il caso di Ungaretti e tanti altri, ma anche per esempio in questo caso Edgar Allan Poe. Se comprate questa edizione, oltre a trovare tutti i racconti, un romanzo, varie poesie, alla fine trovate per esempio anche dei piccoli saggi, come per esempio questo, Filosofia della composizione. Di nuovo, ultimo ma non per importanza, considerate che un saggio breve in realtà è lo sviluppo di un ragionamento e ogni sviluppo di ogni ragionamento, se ci pensate, è qualsiasi libro filosofico, cioè ogni libro che leggete di filosofia parte da un'idea o più idee e cerca di sviscerarla e nel farlo la introduce, la spiega e poi conclude il ragionamento. Quindi qualsiasi libro di filosofia farà la stessa cosa. Qui vi faccio vedere questo per esempio, che tra l'altro è stato il libro su cui ho scritto la mia tesi alle superiori. L'uomo è antiquato, parla del fatto che l'uomo di fronte alla tecnologia prova un nuovo tipo di vergogna, che è la vergogna prometeica, e dopo aver introdotto questa cosa, fatto alcuni esempi, la spiega e porta a delle conclusioni. La stessa cosa faremo noi. La prima cosa da fare è andare a vedere che cosa ci chiedeva la consegna. Come vedete il saggio doveva essere scritto in lingua inglese, 3.500-4.000 parole che scopriremo essere molte, sono in circa 7-8 pagine, e dovevamo scegliere noi studenti il focus, quindi poi costruire una bibliografia con 2 fonti primarie, quindi 2 bei tomi, 2 bei libri, poi altre 4 fonti come minimo, anche non letterarie, cosa molto importante, cioè era possibile anche citare film, serie televisive, videogiochi, questo perché non solo la mia prof era molto aperta mentalmente, ma aveva anche riconosciuto l'importanza di questi nuovi media. E vedete che poi il saggio è anche importante, come quando si gioca a un gioco da tavola, la prima cosa da dire è come si vince, in modo tale che poi tutte le altre regole si colleghino tra loro.
Anche qui di nuovo andiamo a vedere insieme come sarebbe poi stato valutato il saggio, quindi in base alla metodologia, ragionamento coerente al tema e poi le tematiche del corso. La tematica principale del corso era una sola, la felicità. Quindi abbiamo analizzato tutti i testi che rientravano con questo grande tema, ma di nuovo, prima problematica secondo me che rende la cosa difficile è che la felicità è un concetto gigantesco e come tale complica secondo me, perché di nuovo quando ci si trova di fronte a una cosa molto ampia, restringere, bisogna sempre restringere perché quello che andremo a fare noi è sempre un focus. Quindi questo qui sembra un argomento semplice ma in realtà non lo è. Una cosa che si può fare sempre, che io faccio molto spesso, è ribaltare il concetto, cioè mi viene chiesto di parlare della felicità, provo a scrivere un saggio che analizza la sua assenza più che la sua presenza. A volte è possibile fare anche questa cosa qui. L'ho fatto per esempio anche in un'altra occasione quando nello scrivere un altro saggio ho deciso di parlare della Cosa di Cronenberg e l'ho vista come una creatura, praticamente questo film in cui c'è un alieno che ammazza tutti quelli presenti in una base tutta innevata, l'ho vista come una creatura che in realtà era buona ma non è mai stata capita. Quindi ribaltare a volte può aiutare. Analizzeremo una parte per volta e io però vi racconto di base come ho avuto l'idea. Quindi lasciamo il titolo per ultimo e vi porto direttamente ad analizzare la frase che mi ha scaturito l'idea, che è questa qui. Praticamente, dovendo scrivere un testo sulla felicità, ho deciso, appunto, ribaltando il concetto, di parlare della tristezza, cioè cosa rende tristi e perché. Per farlo, dato che è una cosa che mi piace fare molto, ho deciso di prendere una fonte esterna che non fosse direttamente legata alla letteratura. Perché questo? Semplicemente per una questione di passioni mie, perché non amo solo i libri, amo anche serie TV e il cinema, quindi perché no non creare una congestione tra le due cose. Nello specifico ho voluto parlare della mia serie preferita, I Soprano. Vi do giusto due informazioni a riguardo, ma se non l'avete vista è la serie migliore della storia e parla di un mafioso, Tony Soprano, che per tutta la serie, sono circa 5 stagioni, un capolavoro assoluto, deve bilanciare la sua vita da mafioso alla sua vita familiare. E per lui diventa tutto molto complicato, soprattutto quando inizia a sviluppare degli attacchi di panico che lo portano a svenire in casi anche molto quotidiani, per esempio mentre cerca di mangiare un po' di capocollo che gli ricorda qualcosa del suo passato, e cominciando a svenire così spesso decide, lui, immaginatevi l'uomo forzuto, gigantesco, James Gandolfini, di andare dalla psicologa. Succedono tante cose all'interno della serie e a un certo punto io, quando la vidi anni fa, ormai la vidi durante il Covid, senti una frase che mi colpì al punto tale che decisi di utilizzarla un giorno. Quel giorno poi è arrivato con questo saggio, ma voi di base le idee vi devono pervenire da qualcosa che avete visto o vissuto e che vi è rimasto molto in mente. Nello caso specifico, a un certo punto succedono varie cose all'interno della serie. Tony, appunto protagonista, torna dalla psicologa e a un certo punto lei gli chiede: come stai? E lui gli dice che si sente annoiato e lei dice: ti senti annoiato? Che succede? Perché? E lui dice una cosa importante che leggiamo qua: sono stufo, mi annoio, mi hanno sparato al pancreas e mi sono recuperato tutto, non ho avuto nessun danno alla testa, nessuno shock come chiunque avrebbe pensato che avrei avuto. You know my feelings, sai quello che provo. Every day is a gift, ogni giorno è un dono. È solo, it's just, does it have to be a pair of socks? Boom. Quando ho sentito questa frase mi è esploso qualcosa in testa. Tony a un certo punto dice: io ho capito che ogni giorno è un dono, ma dato che si annoia aggiunge: ma questo dono deve essere per forza un paio di calzini? Adesso, cosa sono i calzini? I calzini sono quel regalo che tu ricevi a Natale, magari a me è capitato, o in altre occasioni quando la persona non sa magari che regalarti, ti regala i calzini, ed è un regalo che tu apprezzi perché comunque è un dono, ma non ti fa mai contento. Quindi quello che Tony sta dicendo è: sì, la vita è un dono, ma è un dono che comunque lascia sempre l'amaro in bocca, a meno che io non torni a fare quello che facevo, che però metteva a repentaglio non solo la mia vita ma anche quella della mia famiglia. Frase che a me, boom, mi ha scioccato pesantemente, perché penso ci sia una grande verità all'interno. Adesso però,
Riprendendo questa frase, mi sono reso conto che a me è scioccato anche così tanto, perché in realtà io nella mia vita ho ricevuto i cazzo di calzini come regalo, quando un Natale. Il titolo ci torniamo tra un po', perché come sempre il titolo va scritto alla fine, come l'introduzione della tesi va scritto alla fine, il titolo va scritto alla fine, però vi faccio già intuire che a un certo punto c'è stata una genialata. Non mi ricordo se è venuto in mente a me o mio fratello, ma lui mi dice: chiama questo saggio Life Sucks. Si dice in inglese life sucks, la vita fa schifo, è orribile, e faccio questo gioco di parole, life sucks, la vita è calzini, perché proprio dei calzini parlerò. Era importante per me dire nel titolo, che non è scritto con ChatGPT questo saggio, anche perché io, proprio riprendendo da alcuni miei maestri, soprattutto Umberto Eco, metto tantissima ironia all'interno dei miei testi, e ora vi mostro come. Ciò che farò nella prima parte, come si fa sempre in qualsiasi saggio, è scrivere un'introduzione. L'introduzione cosa deve fare? Deve dare a chi legge tutte le informazioni necessarie per capire quello che tu vai a scrivere. Il che sembra semplice, e anche lo è. Cioè tu ti devi chiedere: se io non sapessi niente di questo argomento, cosa mi servirebbe? Non devi dare niente per scontato, a meno che tu non sappia che il lettore che avrai poi in futuro conosca bene già l'argomento, e quindi se tu vai a colpire una nicchia, ci sta che chi leggerà conosce già quello che vai dicendo. Se invece vuoi scrivere un testo generale, devi ripartire dall'inizio. Quindi quello che io devo fare nella prima parte è introdurre sicuramente il soprano, perché io devo arrivare a un certo punto a citare che questa frase sarà la frase che io analizzerò, ma poi io voglio aggiungere un'altra cosa, una dinamica che secondo me funziona moltissimo nei saggi, ma che va saputa utilizzare, è aggiungere qualcosa che hai vissuto personalmente. Nel caso specifico, io voglio fare una cosa. Ciò che racconterò nella prima parte è che, essendo io nato il 25 novembre, ho sempre vissuto una dinamica particolare, ovvero quella di vivere il mio compleanno a poca distanza dal Natale, circa esattamente un mese. Questo che comporta? Comporta che i due tipi di regali che ricevevo erano diversi, perché uno proveniva, dato che festeggiavo sempre con tantissimi amici, da tutti loro, più la mia famiglia, mentre a Natale solamente dalla mia famiglia. Questo comporta che a un certo punto, in un determinato anno, mi sono arrivati i calzetti per Natale e invece per il compleanno un bellissimo regalo. E ora andiamo a leggere. Quindi, le prime cose che farò nella prima parte del saggio sarà spiegare la dinamica che ho vissuto io e perché sono così legato all'idea dei calzetti come regalo. Seconda parte, introdurre il soprano fino a quando pronunceremo la frase detta da Tony. Lì si aprirà poi tutto un secondo capitolo che sarà il corpo del saggio, perché a un certo punto vi ricordo che la mia prof ha detto che devo fare varie citazioni che ci devono sempre essere, ok? Perché è un saggio che io sto scrivendo per l'università, nel caso specifico per un esame di letteratura americana, quindi le citazioni che farò dopo saranno di letteratura americana, ma ci arriviamo. Partiamo. As a child, I wrote Christmas letters that far exceeded the length of the Bible. Qui la prima frase. Quando ero piccolo ho scritto lettere di Natale che erano molto più lunghe della Bibbia, che superavano di gran lunga la lunghezza della Bibbia. Questa qui è una frase secca che ti fa capire subito che il tono per un attimo è colloquiale e secondo me incuriosisce. Considerate che l'inizio del saggio, cioè voi state sempre cercando comunque, quando scrivete, di persuadere qualcuno a leggervi, altrimenti non scrivereste. Perché se avete un pensiero, lo volete tenere per voi, lo tenete in testa. Se lo scrivete, la vostra idea più o meno è sempre quella di essere letti. Ben venga poi il fatto, in questo caso, che lo leggerà la vostra prof. Quindi questa frase, secondo me, per un attimo ti colpisce subito. Dico poi nella parte successiva che il Natale aveva in qualche modo preso per me la forma di qualcosa di sacro, no? Aspettare Babbo Natale, il comportarsi bene, lo scrivere tutto. E dico poi a un certo punto di nuovo che proprio durante il periodo di Natale mi comportavo molto bene, in modo tale che i miei genitori poi avrebbero mandato una lettera a Babbo Natale, in modo tale poi da ricevere tutti i regali. Di nuovo,
As a child, I thought I was quite clever. Un'altra frase che cerca sempre di suscitare il riso, cioè io dico, allora adesso io so che è Natale, mi comporto bene, scrivo una lettera infinita, i miei genitori la portano a Natale, mi arriverà tutto e sarò felice. Da piccolo, as a child, pensavo di essere molto intelligente. Di nuovo, è un qualcosa che crea un legame anche con il lettore. Di nuovo, quello che faccio adesso è spiegare che sono nato il 25 novembre e che al contrario di Natale ricevevo dai miei amici tantissime cose, nello specifico proprio cito Call of Duty nuovo e l'Assassin's Creed nuovo. Questa qui è una cosa importante, mentre il Natale era vissuto in modo diverso, non c'era la musica, non andavamo al ristorante, andavamo a casa, c'era la televisione accesa, di norma si litigava, però ecco qua la frase fondamentale. La differenza più grande tra le due festività erano i regali. Dico quello che vi ho appena detto da Assassin's Creed e Call of Duty, ma poi aggiungo, per Natale, however, comunque le cose erano un po' diverse. E diciamo, e qua funziona più in italiano che in inglese, io scrivendo sempre prima in italiano e poi traducendo in inglese perdo a volte i giochi di parole che mi vengono, ma la frase qui è molto interessante perché dico, let's say that my letter wasn't taken literally. In italiano sarebbe, diciamo che la mia lettera non veniva presa alla lettera e funzionava un po' di più. Perché? Che succede? Succede che io scrivevo 1000 cose e in realtà I'm one of those kids, sono di quei ragazzi, di quei bambini che per Natale ha ricevuto un paio di calzini. Ricordo ancora la prima volta, di nuovo qua potete vedere anche un po' la punteggiatura, l'andare a capo, creare un po' di suspense, mi sveglio presto, lascio i biscotti, tutte le luci di Natale erano accese, arrivo di fronte all'albero, vedo un pacco col mio nome, rido, tremo, lo apro, calzini. Di nuovo qui decido di fare qualcosa di particolare perché qui è un momento triste, ma è in realtà anche un'opportunità per far ridere il lettore, perché infatti dico, mia mamma non deve aver notato la mia tristezza in quanto l'anno dopo ha preparato lo stesso regalo. Ok? Cosa successo o non successo non ricordo bene, ma non tutto deve essere vero, ma il 90% in questo caso lo è e quindi mi permette poi anche di costruire delle piccole falsità che rendono il tutto più divertente. Di nuovo, tornato a scuola, scusate, ho detto la bugia riguardo a quello che ho ricevuto, ho detto ho ricevuto una macchina, quelle lì che pilotabili, e forse, di nuovo aggiungo un'altra battuta, è per questo che Santa Claus, Babbo Natale, non è più tornato, e qui attacco un gancio con quello di cui parlerò dopo. Negli anni successivi la mia relazione con i calzieri è rimasta più o meno neutrale, diciamo che eravamo indifferenti l'uno agli altri, io cercavo di non spagliarli e loro mi tenevano i piedi caldi così in cambio. Solo anni dopo, e qui mi attacco ai Soprano, ho fatto finalmente pace con i calzini. Sono colui che li ha perdonati. After watching The Soprano, dopo aver visto i Soprano. Fine del capitoletto. Ancora stiamo facendo un'introduzione, non considerate che sia lunga, perché questo saggio è lungo, sono varie pagine, 7-8 pagine, quindi ancora siamo nella parte introduttiva. Cosa devo fare adesso? Dire cosa sono i Soprano. Chi li ha scritti? David Chase. Che cosa succede? Di base la storia del mafioso ve l'ho già raccontata, Tony, quello che succede. Cito la psicologa Dr. Melfi e quello che succede a lui, perché non è semplice. Considerate che nella storia lui è proprio veramente un uomo molto potente che si sente anche in imbarazzo andare dalla psicologa, quindi questo vi deve essere ben chiaro e quindi per lui è qualcosa di particolare. Dico quello che succede nell'ultima stagione, a un certo punto arriva un colpo a Tony in un modo particolare che chi avrà visto la serie non si dimenticherà mai, e arrivo finalmente, terza parte, talking about this new situation, parlando di questa nuova situazione, Dr. Melfi chiede a Tony se è stufo, se è stanco, se si annoia, e Tony dice la famosa frase: sono stufo, di nuovo, la vita è un dono, perché deve essere un paio di calzini. Mi ricollego, se ci pensate bene, a quello che ho appena descritto da mia prima parte. Perché cosa succedeva? Io ho parlato del fatto che ho ricevuto anch'io dei calzini che erano molto diversi da quello che ricevevo il giorno del mio compleanno, ok? Erano comunque un dono, ma tra Natale e il mio compleanno, che c'era un mese di differenza, sentivo un'enorme differenza, ok? E prima di attaccare il quarto capitolo metto una domanda.
What if life is a gift? Does it have to be a pair of socks? Why if life is a gift, does it have to be a pair of socks? Questa è la domanda che si fa Tony. Perché la vita, se è un regalo, deve essere un paio di calzini? Di nuovo, un regalo un po' scialbo? Quello che in realtà Tony sta chiedendo è perché, se la vita è un dono, deve essere un dono così disappointing, che lasci così l'amaro in bocca, così deludente? Perché se la vita è un dono non può essere qualcosa di bello, qualcosa di prezioso, di unico? Cosa desideriamo? Cosa ci renderebbe felici? Bam! Questa è la domanda che chiude l'introduzione. Di nuovo, saggio sulla felicità, ribalto, saggio sulla tristezza. Tony è triste. Perché? Perché la vita è un dono, ma è un dono amaro. Stessa cosa l'ho vissuta io. Ricevere per Natale finalmente un dono, dopo aver avuto tanta speranza di ricevere tutt'altro, ciò che veramente desideravo, arriva qualcosa che non solo non desideravo, non mi serviva e che ha scelto qualcun altro per me. Fine introduzione. Adesso arriviamo al corpo del saggio. Siamo a parte quarto. Adesso il corpo di norma è sempre la parte un po' più cicciotta del saggio, cioè quella un po' più lunga. Considerate che io ho sempre in mente la necessità di arrivare a 3500-4000 parole. Qua vedo più o meno 3759, ho aggiunto quella parte iniziale della consegna, quindi saranno più o meno 3500. Devo pensare a qualcosa che mi permetta di allungare il testo e fare tante citazioni di testi di letteratura americana. Cosa fare? Semplicemente dire che in realtà questa frase che Tony dice a Dr. Melfi, cioè dei calzetti, no? Lamentarsi della vita che ha questa forma così strana, che è uguale per tutti ma la sostanza si modifica, molto spesso delude, in realtà è una domanda che si sono posti infiniti altri, non solo persone ma anche personaggi. Pensando questa cosa qui, appunto lo scrivo. Anthony Soprano non è l'unico personaggio iconico che si chiede questa domanda, che si fa questa domanda, ma la letteratura americana è piena di personaggi che arrivano alla stessa conclusione, tra cui, e cito, Call Me Ismael, ovvero l'incipit di Moby Dick, incipit clamoroso in cui il protagonista, appunto Ismael, che cosa fa? Dice che ogni volta che si sente depresso o si butta, decide di buttarsi, o l'altra cosa che può fare è mettersi in mare, e quindi parte la trama di Moby Dick. Cito un'altra poesia molto bellissima di Walt Whitman. Di nuovo un altro libro incredibile di cui vi consiglio la lettura, l'ho anche insegnato quest'anno a scuola dei ragazzi e a cui è piaciuto tantissimo, On the Road di Kerouac, in cui appunto troviamo Sal Paradise e Dean Moriarty che per tutto il tempo viaggiano per l'America, ma non vuol dire che nonostante si divertano, siano circondati da donne, droga, velocità, non abbiano dei momenti in cui si trovano in difficoltà. E se non sbaglio questa parte qui è quando lui entra in un bagno a un certo punto. Di nuovo un altro romanzo bellissimo, clamoroso, David Foster Wallace, Infinite Jest, pienissimo di personaggi che stanno veramente male, come poi del resto stava anche David Foster Wallace che si è tolta la vita. E infine, se non sbaglio, ci ho messo l'ultimo testo che è di Cormac McCarthy, Sunset Limited. Magari avete visto il film, se non l'avete visto vi consiglio sia il film che il libro. Di nuovo, due personaggi, letteralmente il bianco e il nero, che parlano e sfortunatamente arrivano a conclusioni della vita molto molto diverse, uno nichilista, uno un po' più speranzoso, ma vi consiglio di leggere in entrambi i casi, in tutti i casi che vi ho detto, i libri. Quindi, come state anche vedendo, qua commentando brevemente, mettendo le citazioni molto abbastanza lunghe anche per rubare un po' di spazio, ho creato tutto ciò che mi serviva, cioè delle citazioni di letteratura americana che allungassero il mio testo e che però in realtà, in realtà il fatto di allungare è una stupidaggine. Dare delle parole standard non è importante, anzi secondo me è veramente sminuente. Io capisco poi la prof, ormai sei arrivato all'università in magistrale, 10 pagine devi saperle scrivere, sono d'accordo, ma io qui avrei potuto continuare all'infinito. In realtà quello che dovete fare voi è fare delle citazioni che siano interessanti, che siano coerenti, perché è come dire, non lo dico solo io, non lo dice solo Tony, ma lo dice anche Walt Whitman,
lo dice anche il protagonista di Moby Dick, quindi lo dice anche Melville, lo dice Cormac McCarthy, lo dice David Foster Wallace, e quindi la nostra tesi è supportata da altre persone che hanno già detto questa cosa, ok? Questo è quello che dovete fare. Per questo anche quando scrivete una tesi, perché si fanno le citazioni? Perché in realtà non arrivi tu, a meno che non fai una tesi sperimentale molto interessante, ma di base quello che fai tu è una raccolta di quello che hanno detto gli altri, e la novità sta proprio nel fatto che tu raccogli come non ha raccolto mai nessun altro, perché nessuno avrà unito tutte le informazioni che però erano già state scritte come hai scritto tu, e magari si è aggiunta poi anche delle parti nuove. Quindi ci avviciniamo alla conclusione. Abbiamo letto introduzione, conclusione, diciamo il body, quindi il corpo del saggio. Arriviamo verso la fine e bisogna chiudere. E qui di nuovo abbiamo fatto vari giochi, abbiamo messo in discussione quello che ha detto Tony, abbiamo citato quello che ho vissuto io. Proviamo a trovare una chiusa. Non c'è dubbio che la vita è un dono. E qua, che cos'è un dono? Qualcosa che ci viene dato dagli altri, ma anche la vita. Scriviamolo. È qualcosa di nascosto, di incartato, perché tu non sai bene quello che succede. È una sorpresa. Anche la nostra vita non sappiamo quello che succede domani. Scriviamolo. Life, scrivo anche, is something that does not really presuppose anything in return. È qualcosa anche che non presuppone niente in cambio, ti viene data e poi tu sei libero. Ed è qua il problema che affligge Tony, ma non solo Tony, a questo punto tutti i personaggi che abbiamo citato, personaggi e scrittori. Gli umani hanno l'insolenza di pretendere l'abilità di scegliere che tipo di regalo dovrebbe essere la vita. Crediamo, we believe that we can choose what life should hold for us and that we should be in control. Ci illudiamo di poter scegliere cosa la vita ci debba dare e cosa dovremmo controllare noi, ma la realtà è molto differente. E qua chiudo di nuovo un altro cerchio, ecco perché ho citato quella cosa. La vita appunto non è un regalo di compleanno, ma un regalo di Natale. Di nuovo vi ho detto, io sono nato il 25 e dicevo la cosa particolare del 25 è che quando facevo il mio compleanno avevo sempre un mio amico che veniva qua e mi diceva che vuoi, e dicevo sempre il nuovo Call of Duty, e allora mettevano tutti 10 euro, facevano la colletta e mi compravano il Call of Duty nuovo. A Natale non funzionava questa cosa perché io scrivevo una lettera e non mi arrivava. Ecco però dove sta la differenza. La vita non è un regalo di compleanno in cui tu decidi cosa riceverai, ma un regalo di Natale, cioè qualcosa che ti arriva e tu devi accettare, indipendentemente da cosa in realtà desideravi. Quindi qualcosa che non possiamo né predire o scegliere. Ma non solo questo. E qua continuo con un po' di domande. Che cosa succederebbe se la vita non fosse cosa desideri ma cosa ricevi? Che cosa succederebbe se invece di essere deluso dal regalo potessimo essere felici solo dell'opportunità di averlo ricevuto? Che cosa succederebbe se la vita dovesse essere fosse veramente vista come un paio di calzini? E che cosa sono i calzini? Qualcosa di comodo e non bello, non figo? Qualcosa da tenere nascosto e non da mostrare, come in realtà sono i calzini all'interno delle scarpe, multi-size, quindi di varia forma, che non cambia in realtà molto tra uomo e donna, qualcosa di caldo e intimo, che non ha niente a che vedere con i soldi, qualcosa che ci tiene al sicuro, che ci protegge. E qui continuo con la metafora tra vita e calzini. Forse dovremmo vedere la vita in un modo diverso, cominciando dall'essere felici solo di essere vivi, cioè essere contenti dell'opportunità di poter ricevere qualcosa, ma non pretendere di scegliere cosa abbiamo ricevuto. Un cambiamento di rotta, no? di pensiero. Forse dovremmo ricordare ogni giorno quanto siamo fortunati già solamente potendo vivere l'esperienza, no? della realtà, e dovremo aiutare gli altri a fare la stessa cosa. Credo fermamente che potremmo arrivare a un punto in cui accettiamo qualsiasi cosa ci porta la vita
il dolore, la tristezza e la noia solo quando accettiamo questa cosa, no? E finalmente potremo diventare felici. Potrebbe essere visto come qualcosa di semplice per risolvere il problema, e qua chiudo con l'ultima frase, but inside simplicity hides the most pure form of happiness. Ma all'interno della semplicità si nasconde la forma più vera di felicità. Chiuso. Se non fosse che, appunto, questa conclusione, mi viene in mente un'altra cosa. Infatti, come vedete qua c'è scritto post scriptum, un PS, no? Che viene aggiunto all'interno delle lettere. Il mio cervello ovviamente dedica tempo a questo saggio, ci penso, ci ripenso, lo scrivo, lo riscrivo e mi viene in mente un altro riferimento stupendo, completamente collegato con quello che stavo dicendo. E di nuovo, è un piccolo testo, ho bisogno di un'introduzione che attiri la curiosità, perché di norma non lo trovate mai un post scriptum all'interno del saggio. Anche qui io mi sono permesso di fare certe cose perché sapevo che la mia prof avrebbe accettato e che sarebbe stata curiosa. Qualcuno potrebbe leggere questo testo e pensare che io sia pazzo, sia un feticista, no? Uno parla di piedi, ho dovuto fare questa battuta. Non escludo niente facendo di nuovo un'altra battuta, ma conoscendomi devo dire che sono molto contento e mi sento anche così una pacca sulla spalla, soddisfatto, quando la mia mente malata mi ha ricordato una piccola creatura di una delle più grandi serie fantasy della storia mai scritta, Dobby. A un certo punto la mia testa, cortocircuito, mi viene in mente un'idea. Dico, cazzo, Dobby all'interno di Harry Potter ha a che fare con un calzino, ma non solo superficialmente. Il calzino è il dono che riceve per essere liberato. Dico appunto che appare, piccola introduzione di nuovo, perché qualcuno potrebbe non sapere niente di Harry Potter. Nella Camera dei Segreti è l'elfo della casa Malfoy. A un certo punto può essere liberato solamente quando riceve in dono un indumento da parte del suo padrone. E quando Harry scopre che Dobby, il padrone di Dobby è Lucius Malfoy, lo in qualche modo intrappola al punto tale che lui libera Dobby, dandogli un paio di calzini, proprio una calza. Dobby ride per la prima volta e da adesso in poi è libero e vuole proteggere Harry Potter. Master has given Dobby a socks. Master has presented Dobby with clothes. Dobby is free. Chiudo il saggio. Qua trovate citazioni varie e, ritornando all'inizio, titolo Life Socks, perché appunto gira intorno a tutto questo. Devo dire la verità, questo saggio qui mi piace da morire, ecco perché ci tenevo tanto anche a farvelo vedere. E la cosa interessante che ci tenevo appunto anche a dirvi è che in realtà ogni volta che scrivo un mio video, questa è la forma che seguo. Cioè io ho sempre un'idea iniziale, qualcosa che mi rimane in testa, e poi do una forma, ma la forma che seguo è sempre questa, perché per descrivere la sostanza hai bisogno di introdurla, hai bisogno di spiegare cosa pensi tu e alla fine trovare una chiusa che sia talmente interessante, magari anche intelligente, aguzza, perspicace, da giustificare tutto quello che hai detto prima e interessare. Questo è quello che applico sempre. E di norma è la stessa forma che ha anche una tesi. Di nuovo, avete un'idea, introducete tutte le cose necessarie, è semplicemente la lunghezza del corpo che si allunga di moltissimo nel caso della tesi, perché non sono 7 pagine ma 70, 120 e poi nel caso dei dottorati ancora di più, ma è sempre la stessa cosa. E poi la conclusione, bibliografia varia. Ovviamente non mi interessa parlarvi qui di come fare da un punto di vista tecnico le citazioni, andate su Google, cercate su ChatGPT, è uguale, ma questi sono i miei consigli. Cercate di essere una sorta di lente di ingrandimento molto sensibile, ovvero appena notate qualcosa di particolare che vi incuriosisce, vi strappa un sorriso, captatelo, prendetelo e fatene tesoro, come è capitato per me con questa frase di Soprano. Leggete, vedete, guardate, ascoltate tantissime cose, perché sì, io cito Jack Kerouac, Walt Whitman, ma in realtà sono i Soprano che mi hanno dato la palla per giocare, e in realtà l'idea geniale che poi di nuovo
moltiplica quello che ho scritto, ed hobby che però appartiene sempre a un film che ho visto. Quindi di nuovo ascoltate, leggete il più possibile e fate tanta pratica, perché comunque capirete che poi facendo tanta pratica riuscirete anche a trovare la frase secca che susciterà il riso, che spiegherà un concetto, che aprirà una porta, che risponderà a una domanda e che vi permetterà quindi poi di scrivere un saggio che vi auguro poi vi frutti anche un buon voto, ma in realtà che vi permetta, un metodo che vi permetta di spiegare cosa avete in mente. Scrivere un saggio è letteralmente pensare meglio, perché pensare è semplice, io magari ti chiedo cosa ne pensi di un film e tu mi dici mi è piaciuto, ok, argomenta. Argomentare un pensiero è in realtà scrivere un saggio, e saper scrivere un saggio è quindi saper pensare, saper vivere meglio, anche perché sai spiegarti meglio agli altri. Questo era. Mi è piaciuto moltissimo fare questo tutorial, e chissà che magari non ne farò un altro, magari anche parlandovi del saggio che ho scritto sulla cosa, oppure anche su come scrivere appunto un video di YouTube, anche se poi sarà molto simile, una tesi o qualcosa del genere. Questo era, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, e per ora vi saluto.